Oggi vi parlo del kit di sospensioni, di abbassamento delle sospensioni originale Ducati. Perché l'ho fatto montare? Non sono di gamba lunga, anche se l'altezza della sella comunque mi andava bene per un utilizzo puramente stradale, non mi creava grossi problemi, però in caso di terreni dissestati, buche, avvallamenti, rametti, eccetera, che si trovano in fuoristrada, non mi rendeva tanto tranquillo, quindi ero un po' al limite. Ho escluso a priori la possibilità di montare la sella ribassata di 1 centimetro perché non mi sembrava sufficiente e il kit riduce l'altezza totale della moto di circa 20 mm. Sono un paio di centimetri che si ottengono riducendo l'altezza delle molle. Infatti c'è una molla per l'ammortizzatore posteriore, ci sono delle molle di altezza ridotta per la forcella e viene fornita anche una stampella laterale più corta perché la moto deve recuperare il suo equilibrio quando è ferma. È vero che col kit si perdono circa 2 centimetri di luce a terra. Questa moto ne ha comunque a sufficienza, ma per me che non faccio fuoristrada estrema, quindi non devo fare gradoni, scalini, eccetera, la soluzione per me è più che adeguata. C'è ancora una discreta luce e questo non penso che mi crei poi dei problemi. Con questo kit ho fatto circa 2000 km e ne ho fatti altrettanti senza, quindi posso dare delle valutazioni sulla differenza di comportamento tra prima e dopo. Devo dire che ero un po' preoccupato perché queste variazioni di assetto, di altezza, riducono o comunque comportano delle variazioni anche nelle quote ciclistiche della moto. E ero preoccupato perché temevo che in qualche modo potesse inficiare quell'equilibrio, quella capacità di stare in piedi che ha questa moto, che è assolutamente unica. Da 0 km all'ora fino alle velocità autostradali lei si mantiene dritta e questa è una qualità che io ho sempre apprezzato e che fa la differenza rispetto a tante altre moto. Dopo aver montato il kit ho fatto qualche prova con le regolazioni sia della forcella che dell'ammortizzatore partendo dalle condizioni standard e tenendole così devo dire che effettivamente qualcosa è cambiato. Ha perso un po' quella capacità che dicevo prima di restare, di sentirla sempre in piedi e non che sia diventata instabile, anzi resta una moto comunque sempre molto stabile. Di contro però ho aumentato la maneggevolezza, soprattutto nei tratti molto guidati, molto stretti, si sente che è più reattiva. Parlando di regolazioni delle sospensioni, sono intervenuto su alcuni elementi, ho fatto qualche prova, ehm, sostanzialmente non ho toccato la forcella, ho solo aumentato un po' il freno idraulico sia in rilascio che in compressione, mentre sull'ammortizzatore l'ho precaricato di un paio di click per la guida solo. Anche qui intervenendo, chiudendo leggermente il registro di un quarto di giro il registro del freno idraulico. E in questo caso la moto ha recuperato parte di quella, chiamiamola, capacità di stare in piedi che aveva prima. E quindi devo dire che il risultato è più che soddisfacente. Considerato che io sono vestito con abbigliamento tecnico circa 75, 76, 77 kg, devo dire che le regolazioni standard, quelle previste dal libretto, si sono rivelate ancora efficaci, a parte appunto l'intervento sull'ammortizzatore. Continuando a parlare di regolazioni, c'è da dire che quando si interviene sul precarico del mono, portandolo al precarico necessario per portare un passeggero, la moto si alza di parecchio, recupera quei 2-3 cm che si erano persi prima. È una cosa che succede su tutte le moto, su tutti gli ammortizzatori, ma in questo caso è stato parecchio evidente, forse perché proprio l'escursione è molto lunga. Concludendo, devo dire che la moto non ha perso il suo DNA, pur perdendo qualche cosina in quella stabilità statica, chiamiamola così. Resta comunque una moto estremamente divertente, estremamente stabile, più maneggevole rispetto a prima e quindi è sempre un gran piacere utilizzarla su qualsiasi terreno.
che sia fuoristrada, che sia strada. L'ho provato su qualche sterrato non troppo impegnativo, un po' di fango, terreno secco, terreno umido, e anche in questo caso, toccando leggermente le sospensioni, non mi ha dato nessun problema, nessuna preoccupazione che potesse creare poi dei problemi in situazioni più impegnative. Bene, per adesso per questo è tutto. Se avete domande qua sotto sarò contento di rispondervi. Grazie e alla prossima.